C'è qualcosa intorno a noi che nessuno riesce a percepire, che nessuno conosce, ma in realtà esiste e condiziona la nostra esistenza in tutto e per tutto. Oggi, insieme al mio uomo delle nevi, scopriremo insieme di cosa si tratta. No, oggi parleremo dei cosiddetti armonici naturali, che sono veramente intorno a noi ovunque, ma che se non li conosciamo non riusciremo mai a percepirli. Qualcuno li chiama armonici, altri li chiamano armoniche, ma il concetto è sempre lo stesso. L'importante è capire qual è il loro ruolo nella storia della musica e soprattutto nello sviluppo dell'acustica musicale. Possiamo cominciare dicendo che già Pitagora aveva percepito l'esistenza di questi armonici naturali e venne attribuita a lui questa scoperta grazie all'utilizzo di un monocordo e della matematica. Come ogni buon filosofo antico, la ricerca filosofica si concentrava maggiormente sulla ricerca dell'archè. Con archè si intende una sostanza o un'entità o uno spirito primigenio da cui tutto deriva, da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna. Ogni filosofo trova nella sua ricerca filosofica il suo archè, che potrebbe essere l'aria, l'acqua, e in Pitagora l'archè diventa il numero. Pitagora dunque collega la sua conoscenza e ricerca matematica alla musica. Infatti, un bel giorno prese un cosiddetto monocordo, che è uno strumento con una corda soltanto tirata agli estremi. Basando principalmente la ricerca matematica sui numeri interi, Pitagora decise di dividere la corda in parti uguali e ciò che venne fuori furono delle note, dei suoni ben precisi che successivamente vennero chiamati armonici. Ma la particolarità di questa scoperta non fu che bloccando una corda si creano suoni diversi rispetto alla corda non bloccata, ma che nonostante la divisione in numeri interi, quindi in parti uguali della corda, i suoni che venivano prodotti non erano alla stessa distanza fra di loro, ma sempre a distanze diverse. Infatti, logicamente, forse potremmo pensare che vengano fuori suoni non diversi, ma perlomeno con una distanza uguale tra di loro, come se ipoteticamente stessimo suonando una sorta di scala. Successivamente venne scoperto che questi suoni, questi armonici naturali, sono dei suoni che compongono qualsiasi suono che noi percepiamo. Sbalorditivamente si scoprì che qualsiasi suono, qualsiasi nota emessa da uno strumento, da un oggetto, non è semplicemente un suono singolo, ma è un insieme di suoni, e questo insieme di suoni sono i cosiddetti armonici naturali. No, non penso di aver capito. Premetto che userò dei termini un po' imprecisi per cercare di far capire meglio i concetti che voglio spiegare, perché come per esempio è difficile spiegare la fisica senza matematica, la musica è difficile spiegarla senza una conoscenza approfondita dell'armonia. Bene, proviamo a pensarla così. Come alcuni colori sono il frutto di una commistione di più colori che appunto producono il colore che noi percepiamo, la stessa cosa avviene con i suoni. I suoni sono composti da altri suoni che noi non percepiamo, o perlomeno non percepiamo così facilmente come percepiamo il suono
principale, il suono fondamentale, e questi armonici naturali che vibrano contemporaneamente al suono fondamentale sono molto più deboli e fievoli rispetto al suono, abbiamo detto, principale, che noi percepiamo, quel suono che noi udiamo veramente con chiarezza. Allora abbiamo capito che ogni corpo vibrante produce gli armonici naturali, perciò qualsiasi cosa noi udiamo è contornato da questo alone, tranne il suono puro. Il suono puro, il cosiddetto suono puro, che ha un nome così poetico, non esiste in natura. In natura esiste soltanto il suono cosiddetto complesso, che è quello con l'alone. E il suono puro, infatti, può essere solamente ideato tramite l'elettronica. Esistono vari procedimenti che ci permettono di produrre un suono puro, cioè un suono senza armonici, un suono che percependolo è totalmente statico, e infatti l'onda sonora che questo suono produce, che il suono puro produce, è sinusoidale, senza alcuna alterazione. Per la fisica il suono è un'oscillazione, ovvero un movimento nello spazio, compiuta dalle particelle, cioè atomi e molecole, in un mezzo fisico di propagazione. E la rappresentazione grafica è rappresentata da queste onde. Come possiamo vedere, c'è grande differenza fra l'onda sinusoidale del suono puro e gli altri tipi di onde che invece sono prodotte e quindi graficamente sono realizzate in questo modo da suoni con armonici naturali. Bello, bene, interessante, molto stimolante, però cioè nello sviluppo una cosa, cioè gli armonici, è ovvio, ovviamente, super ovvio, che sia ovviamente ovvio il fatto che gli armonici hanno influenzato la creazione di un sistema musicale di riferimento per secoli e tutt'oggi valido, ovvero la scala musicale. È un argomento molto complesso e lungo da trattare, che tratteremo anche in altri video, ma per adesso possiamo dire già che lo sviluppo della scala musicale, come noi la conosciamo ad oggi, è molto variegato e ci sono state tantissime modifiche nel corso del tempo, ma la nascita della scala musicale, dei rapporti che ci sono tra le note, la distanza tra le note, è nata grazie alla scoperta di questi armonici, proprio perché i teorici delle varie epoche avevano bisogno di basarsi su qualcosa di naturale, cioè una creazione artificiale, quindi una creazione umana di un sistema musicale, in questo caso, che avesse una base, che facesse riferimento a dei procedimenti fisici che a sua volta appunto hanno ispirato le varie teorie musicali nei secoli. Per fare un breve esempio, che poi approfondiremo nei prossimi video, possiamo vedere come i primi suoni armonici del Do, in questo caso, sono esattamente gli stessi suoni che compongono l'accordo di Do maggiore. Bene, quindi capite bene che i suoni armonici sono molto importanti per comprendere lo sviluppo successivo della musica.